Ciao a tutti ragazzi, bentornati, ben ritrovati su Ferrovie e Miniature, io sono Joe. Oggi un video abbastanza relax direi, ci prendiamo un giorno di pausa, anche se molti di voi si stanno chiedendo ma i lavori come vanno? Sta andando tutto alla grande ragazzi, sto facendo un botto di roba, ho bustato tantissimo sul plastico di Daniel, sul mio plastico perché ho fatto un botto di cambiamenti, tra l'altro anche il laboratorio è stato spostato sotto nel mio seminterrato, quindi sto facendo delle cose molto più particolari in quanto l'idea di andare nel garage non è stata proprio quella giusta perché la zona dove abito adesso fa molto freddo, quindi ho dovuto fare ulteriori spostamenti, ma li vedete anche nel canale di Joe Warcraft dove sto facendo il fai da te, lì noterete tutto quello che sto facendo e vi accorgerete appunto di questi cambiamenti. Tra l'altro ho liberato il garage anche perché così riesco a montare completamente tutto il plastico di Daniel, perché così appunto lo finiamo quest'anno. Detto questo, andiamo a lavorare invece sul discorso che volevo fare oggi, rispondere ad alcuni video che ultimamente stanno andando di tendenza sul web, dove non si fa altro che parlare di morte del fermodellismo, il quale sarà il suo futuro, fallimenti di società, eccetera, eccetera. Allora, questo non è un video ovviamente che parla né di quali saranno i cambiamenti delle società di aziende produttrici del settore, perché non mi interessa, tant'è vero che io ho lasciato apposta il mondo del commercio proprio perché già questo l'avevo intuito 15-10 anni fa, ma ancora prima, perché comunque non è così, voglio dire, difficile da capirlo. Semplicemente quello che voglio specialmente rispondere a molti di quelli che si sono messi a fare dei video, che fino a ieri facevano i video su altro, e all'improvviso sono diventati esperti del settore, gente mai vista, mai sentita. Lasciate che magari parlino persone che sono competenti nel settore, che lo sono state e lo sono ancora, perché molti dei miei colleghi commercianti che sono ancora nel settore potrebbero avere diritto di parola quando si parlano di determinati argomenti. Quindi detto questo voglio ricordarvi che le cose cambiano e continuano a cambiare nel settore del modellismo e non solo, quindi in tutti i settori del commercio, perché il mondo cambia e insieme ad esso il modellismo tiene il passo. Quindi fare discorsi legati al passato e pensare di volere ancora oggi un settore di modellismo ferroviario paragonabile agli anni 70, 60, 80 e via discorrendo, ovviamente è impensabile, perché sono cambiati i modi di vendere, i modi di fabbricare, le tecnologie, ok, e quindi ovviamente è cambiato anche il pubblico. Ancora si fanno dei paragoni assurdi vedendo delle statistiche il modellismo è fatto solo da persone ultra cinquantenni, sessantenni, ma è sempre stato così ragazzi, è sempre stato così, non è una novità, perché il modellismo, ve lo voglio ricordare, è tra virgolette un gioco, un giocattolone per adulti appassionati. Con questo non voglio dire che non ci siano le possibilità di far giocare i bambini, assolutamente no, ma sapete benissimo che un conto è far giocare i bambini e un conto è diventare un modellista, quindi sono due pianeti totalmente differenti. Infatti molte aziende si sono adeguate a questo facendo appunto delle modifiche, quindi dando possibilità al pubblico di acquistare prodotti legati proprio al gioco, e poi ci sono ovviamente i prodotti legati al modellismo, quindi alla nicchia. Ma questo è sempre stato così, quindi non vedo dov'è questa novità, questi video che stanno andando di tendenza di gente che parla, che non sa, no? Che racconta di aziende che falliscono, che vengono assorbite e via discorrendo. Ragazzi, non c'è nessuna novità in questo, le aziende vengono assorbite perché sono troppo piccole per stare al passo a un sistema economico moderno, le cose sono cambiate e continueranno a cambiare, ma raccontare ovviamente cose che non si sanno, quindi menzogne, è assurdo, lo trovo assurdo raccontare che il modellismo stia morendo, assolutamente no. Il modo di fare modellismo è cambiato nel senso che oggi le aziende produttrici lavorano molto di più rispetto a 20 anni fa, non stanno assolutamente fallendo, anzi stanno cambiando le metodiche. Vi voglio ricordare che tutto è cominciato grazie anche all'intervento dell'e-commerce, l'online. Quando io ero ragazzino, e io abitavo a Milano, davanti al Movo, tra l'altro, uno dei più grandi negozi di modellismo di quei tempi, non esisteva, internet per poter sapere quali fossero i prezzi di altri paesi, a meno che tu non prendevi la macchina e te ne andavi in Germania e allora venivi a conoscenza del fatto che magari una locomotiva di quei tempi analogica
della Märklin poteva costare, che ne so, là 200 franchi, mentre magari in Italia costava 400.000 lire, quindi c'erano delle differenze enormi. L'e-commerce ovviamente ha cominciato a dare visibilità al mondo intero e conoscere effettivamente i prezzi, quindi non ci siamo meravigliati quando 15 anni fa io avevo il negozio, più di 15 anni fa, insomma adesso non mi ricordo, i tempi corrono velocemente, l'ho avuto per 7-8 anni e mi ricordo benissimo che fu il periodo in cui iniziò il boom proprio dell'e-commerce e quindi io avevo un negozio aperto al pubblico fisico e le persone venivano lì per vedersi i modelli da vicino e poi andavano a comprarseli online. E questo fenomeno è un fenomeno un po' per tutti i settori, non solo per il modellismo, perché mia moglie aveva il negozio Ioma, un marchio spagnolo che ai tempi qua era poco conosciuto, ora molto noto, ma quando aprimmo quel negozio mi ricordo che la gente veniva a guardare il prodotto da vicino e poi andavano a comprarlo direttamente in Spagna o comunque su Amazon. Cioè questi fenomeni sono sempre accaduti e continueranno a accadere perché il negozio oggi è diventato ovviamente un punto dove tu dai un servizio, ma dal punto di vista della vendita va ovviamente a calare perché la gente ormai sa benissimo che se io avevo un prodotto NOC a 15 euro, online lo trovavi a 12,99 e così via. Quindi le persone sanno ormai destreggiarsi diversamente, quindi è cambiato il modo di fare acquisti dalla gente. Le aziende non stanno fallendo, le aziende sono state assorbite dalle aziende più grosse proprio per contenere il sistema e vi posso garantire che oggi il fatturato di queste aziende è triplicato. Vi faccio capire il perché. Tanti ora diranno, no, ma io adesso fanno il classico discorso, io sono un operaio, prendo 1.500 euro al mese, non mi posso permettere di fare... Un momento, ci arriviamo perché vi faccio capire qual è la differenza. La differenza qual è? A che cosa sta mirando oggi il mercato del modellismo? Sta mirando non più a un pubblico di nicchia come una volta, perché una volta era effettivamente il giocattolo di nicchia. Oggi invece, fortunatamente, capiremo come, sta diventando un qualcosa anche un po' per tutti, perché primo le aziende hanno cominciato a fare anche loro delle pagine dedicate a quelli che possono spendere meno e come dicevo prima anche a chi sta iniziando proprio bambini di 7-8 anni a giocare. E questa cosa già è diversa perché ai miei tempi, negli anni 70-80, non c'era questa opportunità. C'era sì, in Italia avevamo la Lima che faceva una roba giocattolosa che costava molto meno, ma capite benissimo che c'era una bella differenza tra un articolo Lima e un articolo Rivarossi di quei tempi. Quindi dove sono le differenze? Le differenze sono nel fatto che oggi queste aziende hanno pensato a un sistema di marketing mirato ai gruppi ed ecco perché lavorano di più. Perché oggi, e questo discorso affrontato anche in altri video, quante persone possono permettersi di fare il plastico, ma non solo per un discorso economico, anche di spazio. Quindi tante persone oggi abitano in case molto piccole perché le case costano diversamente rispetto agli anni 60-70 quando mio nonno aveva dei casermoni da 400 metri quadri con addirittura stanze inutilizzate nella casa. Oggi una roba del genere è impensabile. Io adesso abito in una nuova casa molto più grande, spendo molto di più per riscaldarla. Una volta questo problema non c'era. Quindi ecco dov'è il sistema che dice posso permettermi di fare modellismo ferroviario in una casa di 50 metri quadri, di 80 metri quadri? Assolutamente non puoi farlo perché ovviamente saresti limitato a degli spazi a meno che abiti da solo. Questo che cosa vuol dire? Che il sistema ha portato a spingere il modellista a unirsi ad altri modellisti e a creare associazioni. Le associazioni sono venute fuori tanti anni fa ovviamente, ma oggi si stanno sviluppando sempre di più, tant'è vero che oggi abbiamo, lo vediamo anche grazie a internet, grazie a YouTube stesso, ci sono filmati di grandi associazioni dove ci sono estensioni di plastici infiniti, poi ci sono le mostre, ma beh, questo non hanno importanza le mostre perché comunque la mostra, quando tu vai lì ci va anche il singolo privato, ma quello che è importante oggi sono le associazioni e le associazioni fermodellistiche hanno portato a far sì che chiunque possa comunque divertirsi stando in un luogo adatto, quindi è diventato così. Ok, è un po' come per dire io faccio, che ne so, voglio fare palestra, mi compro la palestra da tenere in casa oppure vado a iscrivermi a un corso andando in una palestra dove è specializzata e c'è un personal trainer che mi segue, eccetera, eccetera. Sono due cose differenti, capite benissimo. La stessa cosa è fare modellismo nella propria casa e ovviamente per pochi, per persone che hanno grandi spazi e grandi ovviamente possibilità economiche. Cosa inversa invece per chi si appoggia a delle associazioni fermodellistiche per andare a giocare o comunque a fare modellismo
in altro luogo, quindi esci da casa e vai in quel posto a costruire insieme ad altri, quindi condividi questa cosa. E ovviamente capite bene che quando tu fai parte di un'associazione fermodellistica dove siete in 60, 70, 20, 30, quello che è, e dovete fare grandi strutture, grandi plastici, sicuramente per le aziende diciamo produttrici di modellismo siete sicuramente redditizi per loro, perché appunto comprate un sacco di roba che va su quel plastico, su quell'associazione, eccetera. Detto questo, non c'è l'obbligo ovviamente di dover aderire per forza a un'associazione, cioè io non voglio andare a avere a che fare con altra gente, voglio giocare da solo, benissimo, lo fai tranquillamente da solo. Detto questo, i discorsi che vengono fuori da altri video che ho visto su YouTube di gente che racconta che lo stipendio di oggi non è più adeguato, ma ve ne siete accorti adesso? Cioè sono anni che in Italia gli stipendi non sono adeguati al nostro sistema di vita, quindi di che cosa stiamo parlando? Cioè, non è questo mica il problema appunto è non solo il modellismo, proprio in generale. Oggi fare la spesa al supermercato, una volta con 60 euro facevo 4 sacchetti di spesa, oggi ce ne vogliono 100, ok? Quindi la spesa è aumentata, è aumentato il gas, è aumentata la luce, è aumentato tutto, quindi di che cosa discutiamo? Non aumentano gli stipendi, ok, questo è un altro discorso, non sono qua a parlare di questo. Quindi capite benissimo che anche nel mondo del modellismo le cose cambiano assolutamente, perché non possono essere portate di pari passo al passato, le cose devono cambiare, le aziende subiscono delle evoluzioni non solo dal punto di vista del marketing, ma anche dal punto di vista della costruzione, della creazione del prodotto, che oggi è pensato con una tecnologia differente. Oggi se non hai un plastico digitale sei lontano da tutto, perché sei limitato a qualcosa che ormai sta scomparendo. La digitalizzazione ha portato a un aumento incredibile del fatturato di queste aziende, perché ha potuto avvicinare anche persone più piccole. I più piccoli si sono avvicinati grazie al digitale nel mondo del modellismo ferroviario, altrimenti, come abbiamo fatto noi, non si sarebbero nemmeno avvicinati. Io ho aperto tanti anni fa un negozio, era a Magenta, ok? Ho avuto più negozi, però quello che è durato un po' di più è stato quello di Magenta, dove praticamente ho deciso di aprirlo davanti al liceo. Ho detto, cavoli, apro qua, ci sono i ragazzi che entrano e escono dal liceo, è molto più bella la cosa. Ecco, vi garantisco che tutti gli anni che sono stato davanti a quel liceo col mio negozio, non è entrato nessuno di quei ragazzini che frequentava il liceo nel mio negozio, nemmeno per curiosare. Cosa vi fa capire? Che il modellismo è una nicchia e rimarrà una nicchia come è sempre stato, quindi non è un discorso soltanto economico. Le aziende, Märklin, Fleischmann, Roco e anche le aziende che comunque producono materiali di consumo, quindi Nock, Faller, eccetera, mantengono quel tipo di prezzo non perché vogliono guadagnare di più, ma perché il prezzo è pensato per la tipologia di consumatore. Non pensano a un prodotto di massa, semplicemente perché il modellismo non può essere di massa, ragazzi. Non è questione di essere operaio o impiegati o direttori di banca, non è quello il discorso è un discorso di cultura, ok? Di conoscenza, di interesse. Quindi culturalmente noi in Italia questo problema l'abbiamo sempre avuto. Per quanto riguarda il mondo del modellismo ferroviario siamo sempre stati l'ultima ruota del carro. Chiaro? Quindi di che cosa vogliamo parlare? Non è cambiato nulla da oggi a 30 anni fa. Anzi, forse qualcosa è aumentato grazie appunto, come dicevo prima, al digitale. Quindi non è cambiato un bel niente. Perché? Perché le aziende non pensano a fare un prodotto scarso per farti giocare, perché c'è già chi ci pensa a questa roba. Un ragazzo di 8-9 anni non gli interessa venire a fare modellismo, semplicemente perché non è ispirato, non ha le motivazioni di volerlo fare, semplicemente perché non ha lo stesso interesse che nutrivamo noi tanti anni fa, semplicemente perché è distratto da altre cose, ok? Non venite a dirmi no, ma perché il modellismo è caro, non è vero, perché ve lo garantisco, ci sono genitori, ok, che spendono anche 1.000 euro per comprare l'iPhone al figlio di 10 anni. Ok? Quindi non diciamo cazzate, perché queste cose le so benissimo. Sono stato nel commercio per tanto tempo e le cose sono così. Quindi non è vero, perché c'è qualcuno che parlava per fare un convoglio ci vogliono 400 euro, la locomotiva costa 2,50, i vagoni, poi ci vogliono... Ragazzi, ma è sempre stato così il modellismo ferroviario, non vedo la novità. La differenza è quanto interesse tu nutri per questo settore. È quello che dicevo sempre io ai clienti quando venivano al negozio: non fate spese spropositate. Lo dicevo ai clienti che erano quelli che ti bussavano alla porta e dicevano: guarda, sono un neofito, appena iniziato, dammi dei consigli. E io dicevo sempre: non spendere niente, parti sempre con una certa gradualità nelle cose, perché non sai se ti piace, ok? È come se io all'improvviso ho il trip di voler fare, che ne so, suonare la chitarra,
perché ovviamente sono attratto dalla musica, eccetera, vorrei farlo anch'io, vorrei suonare anch'io, e allora siccome voglio cominciare ad avvicinarmi in questo mondo, cosa faccio? Vado a comprarmi una chitarra da 6.000 euro? Assolutamente no. Compro una chitarra da 80 euro perché provo lo strumento, vedo se effettivamente mi piace, se ci riesco, se sono ispirato, e poi piano piano, una volta che entro nel settore, posso cominciare ad affacciarmi ad alte finestre e guardare cosa c'è in giro di strumentazioni e spendere qualcosa in più. La stessa cosa è il modellismo ferroviario. Io dicevo sempre, non fate acquisti, compro la mega centrale ESU, Star Set, compro un sacco di roba per poi dopo abbandonarli lì perché ti annoi, perché non ti piace, non sei interessato effettivamente a questo settore. Quindi è un settore, diciamo che il modellismo è anche un'arte, quindi devi essere anche un po' artista dentro per poter fare qualcosa. Sei semplicemente, che ne so, un collezionista, ti piace solo avere i treni dentro le vetrine? Vabbè, allora il discorso cambia, ma alla fine cambia di poco, perché se sei un collezionista comunque ci devi spendere qualcosa per le collezioni, ok? Collezioni di orologi, collezioni di carte dei Pokémon, la gente ci lascia tanti di quei soldi che non ha un senso, ma ha un senso per chi lo fa perché gli piace. Quindi io colleziono carte Pokémon, non è il mio caso, però c'è chi lo fa, e ci spendono anche centinaia e centinaia di migliaia di euro nell'arco della loro vita. Ma dov'è il male? Non c'è. Ma non venite a dirmi che il modellismo sta morendo, non è vero. Il modellismo è sempre stato un settore per pochi, specialmente in Italia, ma non sta morendo, anzi è in crescita. In questo settore, nel nostro paese, c'è una crescita dovuta grazie all'inserimento del digitale, che ha portato ad interessare a questo settore anche persone magari più distaccate. Questa è una fortuna, ma il fatto che noi siamo l'ultima ruota del carro, quello è un dato di fatto, ma è sempre stato così. Cioè l'Italia è sempre stata indietro rispetto ad altri per questi settori. In America, in Germania, in altri paesi d'Europa, il modellismo ferroviario funziona benissimo. E non venite a dirmi, no, ma quei negozi che c'è una volta hanno chiuso semplicemente perché lavorano diversamente, non lavorano col negozio al pubblico, ma lavorano online. Quindi abbattiamo dei costi, diamo meno servizio, ma ovviamente anche loro si devono tutelare. Ma la vendita c'è, ok? Quindi il consumo sul modello, ragazzi, il museo di Amburgo, quello di Wonderland, cioè funziona, che è una meraviglia, fa 30.000 visite al giorno. Quindi capite che c'è l'interesse a questo mondo, non è il calcio, ma c'è, ok? Quindi non sta morendo nulla. Se voi che avete 60-70 anni vedete questa specie di caduta, è perché siete voi che state vedendo male la situazione, la state vivendo diversamente. Eravamo abituati a un settore dove potevamo scendere il sabato a fare la spesa, a guardare il negozio e le vetrine, non c'è più questa cosa, quindi adeguatevi, sono cambiate le cose, andate su internet, trovate milioni di articoli disponibili e comprate. Qualcuno mi scrive anche in privato, mi dice hai un posto dove indicarmi dalle mie parti dove fare acquisti? E io dico online, no, ma io vorrei vedere da vicino, non c'è più questa possibilità, vai alle prime fiere. Ok, quando ci sarà un'occasione ti vai a vederti i trenini come sono fatti da vicino, ti fai l'idea e alla fine il modello è quello. Quindi vai su internet, ti si apre una pagina così in alta risoluzione e guardi com'è il modello. Non cambia niente che tenerlo in mano. Certo, sì, l'emozione di toccarlo, tutto quello che vuoi, ma alla fine tu devi acquistarlo, poi ti arriva a casa e te lo guardi. E sai benissimo che facendo questo ovviamente tu abbatti anche dei costi, perché ti viene a costare sicuramente meno che a comprarla in un negozio. Ma poi succede che non funziona, come faccio? Ci sono tutti i metodi per poterlo fare nei siti, c'è l'assistenza, c'è l'assicurazione, ci sono un sacco di cose che vi permettono comunque di avere assistenza. Poi, se voi siete ancora abituati al mondo del negozio, del faccia a faccia col venditore, ci sono ancora ovviamente pochi negozi, ma ci sono, ok? E quei negozi lavorano tantissimo proprio per il fatto perché sono da soli, sono unici. Prima a Milano c'erano 20-30 negozi, oggi ce ne sono 2 o 3. Ma questo non vuol dire che sta morendo, assolutamente no, perché molti ormai comprano online, comprano direttamente in Germania, anche perché ricordo che comprare in Germania costa molto meno che comprare qua. Ho visto appunto questi video con ragionamenti del tipo ma se io voglio fare modellismo e sono un operaio e prendo poco, per cominciare a fare qualcosa devo questo mese mi compri i binari, il mese prossimo il trasformatore, quando finisco? Ma dove vuoi andare? Perché dovresti correre se non hai la possibilità di fare acquisti veloci? Lo dovrai fare in questo modo, ma non vedo il problema, perché io dico sempre, non correre, non serve, altrimenti diventa come quella classica cosa, regali al figlio la chitarra da 2.000 euro, poi viene abbandonata in cantina. La stessa cosa è il modellismo ferroviario, sempre così è stata.
Anche perché vi ricordo che per fare modellismo ferroviario vi serve spazio, vi serve creatività, è quello che conta. Okay? Voi potete cominciare a giocare anche con poco, con niente, e cominciare a divertirvi comunque. E non dovete avere fretta, perché io vedo gente, no, addirittura questi che usano il termine riempire, devo riempire il plastico, così devi riempire niente, tu devi prendere ispirazioni e divertirti su quello che fai in base alle tue caratteristiche e anche alle tue possibilità economiche. Quindi volevo concludere questo video dicendovi appunto non facciamoci prendere, perché questa roba, questa nota negativa che sta girando porta ovviamente a influenzare la mente, no? Quindi tutte le persone credono che effettivamente sia così, sta morendo il modellismo, allora non lo faccio. Cioè, se ci pensate è così, cioè vi influenza in maniera tale da evitare addirittura di andare nei negozi, quei pochi rimasti, o ad andare a fare acquisti online perché sembra che stia morendo. Non sta morendo un bel niente, ragazzi, divertitevi. Se volete fare il vostro plastico, seguite questo canale o anche altri che vi danno appunto delle idee, dei buoni propositi per farlo, ma usate la testa perché è importante come spendete i vostri soldi e come agite nel mondo del modellismo. Ripeto, persone, operaie che prendono 1500 euro al mese, l'iPhone non se lo fanno mancare, lo comprano a rate. Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un sistema che vi porta a fare acquisti di un iPhone che ha un valore che in quel momento è 1000 euro e dopo 2 anni vale 100 euro. Invece il modellismo ferroviario, se voi fate un acquisto di 1000 euro, quell'acquisto avrà sempre lo stesso valore nel tempo se viene mantenuto nella maniera, diciamo, adeguata. Ma se volete fare lo fate. È inutile fare questi discorsi perché le persone, l'ho visto io con i miei occhi, 1000 euro per l'iPhone li spendono volentieri. 1000 euro per farsi un convoglio ci pensano perché è caro, è normale. Se non vuoi fare queste spese, non fare modellismo ferroviario, non è per te. Poi ripeto, il modellismo ferroviario va fatto con la testa, lo può fare chiunque, anche le persone più povere di questo mondo si possono divertire con poco, ci sono altri metodi e di questo ne abbiamo parlato spesso nel mio canale. Quindi spero che questo video possa diffondervi un po' più di, diciamo, di serenità nella cosa. A noi che le aziende vengono assorbite tra loro non ci può interessare niente perché sono cose loro, voi non dovete essere interessati a questo, non dovete farvi prendere dal panico perché le aziende fanno strategie di mercato proprio per continuare a vendere e fanno e creano dei prodotti mirati per un certo tipo di pubblico, ok? Quindi questa è la cosa che funziona. Ora, spero che questa roba vi possa essere utile, mettete nei commenti qua sotto che cosa ne pensate, se volete farmi qualche domanda in particolare e noi ci vediamo tra un po'. Tra un po' ripartiamo anche con i video, devo editarli, c'ho un sacco di roba da fare dietro, ma ho tantissimo, fortunatamente, lavoro da fare, quindi ecco perché vi dico, il modellismo non sta morendo, io ho tantissimi clienti tuttora, nonostante che abbia chiuso il negozio, che mi portano a far fare un sacco di cose. Non faccio più la vendita, non faccio più vendita perché mi occupo solo di creazioni, progettazioni e ne faccio tante. Questo significa che non c'è nessuna moria delle vacche, come diceva Totò. Vabbè ragazzi, ci vediamo alla prossima, ciao!